Continuiamo a seguire, in questa seconda parte di un'intervista davvero esclusiva, il racconto di Marco, che, ricordo, è un nome fittizio di una persona che pare avere un disturbo fittizio. Marco vorrebbe passare la propria vita sulla sedia a rotelle, vorrebbe che le sue gambe non funzionassero, nonostante le sue gambe funzionino benissimo, e da giovane ha avuto anche delle fantasie di amputazione. Ma continuiamo ad ascoltare. La sorte è stata mal distribuita. Ecco, prima parlavi di relazione, per cui secondo te in realtà se tu potessi realizzare questa tua idea non guadagneresti attenzione, ma in qualche modo la perderesti perché le persone tenderebbero istintivamente a dirigersi verso persone normodotate. Ehm, quindi in quest'ottica come puoi immaginare la tua vita relazionale con una persona che è consapevole, cioè per cui ci sarebbe anche una simulazione verso questa persona, sarebbe molto difficile però nella vita quotidiana, questa persona dovrebbe essere consapevole, immagino, no, del fatto che tu simuli l'invalidità. Se dovessi vivere con questa persona o frequentarla, come hai pensato a una relazione di coppia o comunque una relazione affettiva? Dunque, innanzitutto, più che pensare, ho fatto una supposizione per assurdo, perché diventa molto difficile, nel senso che o diventa una condizione reale, ed è quello per cui io, potendo scegliere, propenderei, ma sulla simulazione, la condizione migliore per me sarebbe che gli altri non sapessero che è una simulazione, nel senso che io mi abituassi, se non ci fossero problemi etici o morali, io starei 3-4 mesi in riabilitazione, imparerei a fare tutto in carrozzina, il tempo di adattare la casa, tornerei e vivrei da disabile reale con tutte le persone che sanno che io sono realmente disabile. Quindi questa è la condizione e sarebbe stata l'età ideale sarebbe stata quella della consapevolezza di questa cosa, quindi 13-14 anni, pressappoco quel passaggio di età. Per quanto riguarda le relazioni, non mi preoccupo, nel senso che da una parte io vorrei ritornare a casa autonomo e poter vivere questa vita in maniera autonoma, e dall'altra parte, per quanto riguarda le relazioni, avrò meno relazioni, ma avrò delle relazioni diverse. In sostanza, esistono delle persone attratte da questo tipo di disabilità. Io stesso ne sono stato attratto e ne sono attratto, ma non perché ne sono attratto, ma è una sorta di proiezione sull'altro di quello che io vorrei essere, avrei voluto essere. Nel senso che con lo sviluppo sessuale, nell'impossibilità di condurre una vita in carrozzina, le prime pulsioni sessuali erano rivolte a persone in carrozzina, a giovani in carrozzina. Ok. Queste pulsioni sessuali sono state molto più forti dell'orientamento sessuale, nel senso che la mia principale attrazione era per i ragazzi in carrozzina, essendo la mia componente prevalente omosessuale piuttosto che eterosessuale, quindi era rivolto più ai ragazzi in carrozzina. Ma la repressione di questo mio desiderio di vita di paraplegico è stata molto più forte della repressione del mio orientamento sessuale. Mi spiego. Poiché l'omosessualità non era molto accettata nella società della mia adolescenza, per non dire nulla, e poiché io venivo da episodi di bullismo violento, il fatto di manifestare le mie tendenze omosessuali nel periodo della scuola superiore poteva voler dire ricadere in quello che mi era successo nella scuola media, mentre nella scuola superiore fortunatamente le persone sono un pochino più civili, e quindi il fatto di essere apparentemente come gli altri, ovvero come la maggioranza degli altri, mi tutelava da queste cose. Addirittura la fantasia della carrozzina, l'attrazione verso persone in carrozzina mi ha permesso anche di avere relazioni eterosessuali, nel senso che il mio immaginario di una ragazza in carrozzina era molto forte pur essendo omosessuale. Questo significa che questa condizione, questa proiezione di me come disabile sull'altro, e comunque il prendermi cura dell'altro quasi come riscattare
quello che non ho avuto io, prendermi cura in senso lato, perché comunque anche nel partner io immaginavo una persona autonoma, eh, era più forte ancora della pulsione sessuale Sì, stessa, dell'orientamento stesso. dell'orientamento stesso. Quindi, dato che ho sentito una forte discriminazione da parte dei disabili nei confronti delle persone attratti dalla loro disabilità, io come disabile mai attuerei con un simile atteggiamento, ovvero aprirei assolutamente la porta a chi si avvicina a me anche per la mia carrozzina. Questo sicuramente. Quindi da un punto di vista relazionale la vedo in questo modo. Da un punto di vista relazionale anche oggi va male, perché oggi cerco di stringere amicizia con molte persone come me e anche con molte persone disabili. Però sia gli uni che gli altri tendono a chiudersi in un mondo quasi di fantasia. Il disabile tende a fantasticare su una vita che non ha e non vive secondo le proprie possibilità perché teme forse che andando avanti in una relazione il giudizio degli altri. Dall'altra parte, la persona che ha il desiderio di una disabilità ne prova talmente tanta vergogna da rifiutare un confronto con un'altra persona. Per cui questo mi ha creato ulteriore frustrazione perché sono caduto in corrispondenze infinite via chat senza mai o quasi mai, se non in alcuni casi sporadici, avere incontri reali di persone. Due ultime domande. Io direi, la prima riguarda la possibilità. Leggevo poco prima di incontrarti, un po' per informarmi meglio su questa situazione, di una donna che vive la tua stessa condizione e che si era mossa per trovare una soluzione, per cui un'operazione chirurgica. Naturalmente ha avuto difficoltà a trovare medici compiacenti, se non un medico che era disposto a, adesso mi scuso se il termine chirurgico è errato, però a compiere una resezione del nervo sciatico, il che implicherebbe naturalmente poi una difficoltà, se non possibilità. Ma tu, al di là del costo, poi a quanto ho capito questa signora non ha fatto l'operazione perché, essendo all'estero, era un'operazione privata con altissimi costi. È una cosa che prenderesti in considerazione idealmente? Assolutamente sì, purché appunto venga certificato da un punto di vista medico come un disturbo fisico in modo che gli altri non scoprano questa cosa, perché il fatto che comunque questa cosa possa isolarmi completamente dal mondo, perché io verrei ritenuto matto, non paraplegico, ma matto. Quindi noi sappiamo bene che la mente prevale sul corpo, quindi se una persona ha un disturbo fisico va bene, basta che sia autonomo, che abbia un buon carattere. Se una persona ha un disturbo mentale viene automaticamente isolata dalle stesse persone in primis che hanno un disturbo fisico. Quindi faccio una domanda un po' strana che c'entra in qualche modo poco con la psicologia e molto rispetto alla gestione burocratica. Tu, piuttosto di realizzare questa cosa, saresti disposto, come dire, a diventare un invalido riconosciuto, però senza sussidio? Sì, a patto che questo non insospettisca le persone che mi stanno intorno. Ok, Questa è una cosa molto importante. ok. Per quanto riguarda la vicenda di questa persona, invece, che io ho letto molto bene, ha suscitato il mio interesse, è stata la prima informazione concreta che ho letto, mi ha lasciato perplesso una cosa, che lei, a differenza mia, ha un'ottima situazione lavorativa e il costo dell'operazione era di 16.000, non mi ricordo se dollari, sì, 16.000 dollari, quindi voglio dire 16.000 dollari, io non ce li ho 16.000 dollari per difficoltà lavorative, però se io avessi un lavoro fisso, per me 16.000 dollari non sarebbero nulla per fare una cosa di questo genere. L'unico aspetto mio è che, essendo in Italia dove la sanità è pubblica, è impossibile giustificare un esborso del genere e quindi diventa difficile. Però la cosa mi ha lasciato perplesso, perché io al posto di questa persona per 16.000 dollari lo avrei fatto subito. Dato che questa persona era anche
accettata dagli altri, cioè gli altri conoscevano bene la sua condizione e lei già viveva in carrozzina. Nel mio caso, l'unico problema grosso per me è non evitare appunto che la mia scelta possa essere scoperta come scelta volontaria. Ok. L'ultima questione, naturalmente questo video non ha una finalità diagnostica per te, nel senso hai detto molte cose interessanti dal punto di vista clinico, ma non siamo qui a fare diagnosi. Poi naturalmente, come dire, i colleghi che guarderanno il video capiranno delle cose di valore clinico, le altre persone si faranno naturalmente l'idea che vogliono, ma ti chiedo come mai ti sei prestato questo video, ovvero so che fuori onda, come si suol dire tecnicamente, mi hai detto che sei molto attivo online, eccetera, no? Per cui sei entrato, esiste una subcultura, e non è un giudizio negativo, cioè una cultura più piccola contenuta in una cultura più ampia di persone che vivono la tua stessa situazione. Eh, In qualche modo mi dicevi, ma io mi presto a questa video intervista perché vorrei che questa condizione potesse non solo emergere così da un punto di vista di spettacolarizzazione, ma anche essere maggiormente compresa. Per cui, voglio dire, tu che finalità hai, che cosa vorresti che accadesse in qualche modo rispetto a... Vorrei che accadesse la presa in considerazione di una realtà che esiste e soprattutto che non capiti quello che è capitato e sta capitando a me, anche nonostante l'avvento di internet abbia unito realtà diverse, anche che sembravano eccezionali, invece erano solo rare ma non erano eccezionali, che la gente si chiuda e che venga etichettata. Non vorrei che accadesse quello che una volta, fino a tempi recenti, accadeva con la transessualità, perché la transessualità prima era considerata una perversione, un'aberrazione, una vergogna, perché una persona tutto sommato mutilava il suo corpo per cambiare genere, e in questo caso non è forse lo stesso meccanismo. Quindi è vero che le persone devono farsi aiutare. Io ho trovato molte persone che non volevano farsi aiutare. Se io avessi avuto la fortuna che hanno avuto queste persone di essere contattate da me, che soffrivo dello stesso disturbo, se io quando ero all'apice di questa cosa quasi incontrollabile avessi trovato un amico che mi guidava, una persona come me, sarebbe stato molto più facile. Quindi io vorrei che anche la psicologia italiana prendesse in considerazione questo disturbo. Non solo, io sono anche disponibile a offrirmi come, tra virgolette, cavia di studio, perché per me collaborare su questa cosa, sia in prima persona sia come aiuto per altre persone, è indispensabile. È quasi un modo per, da una parte, dire ok, non ho potuto o non posso riempire la vita della condizione che vorrei, almeno la riempio per aiutare gli altri. Un pochino come quella persona disabile che sì, non può camminare, d'accordo, però è impegnata nelle associazioni per abbattere le barriere architettoniche e fare qualcosa per altri disabili. Allo stesso modo, io vorrei anche che le persone come me non siano etichettate come malate nel senso dispregiativo del termine, oppure come delle persone che mancano di rispetto alle persone disabili, perché questo è l'atteggiamento più comune. Allora perché un fenomeno oggettivo che esiste noi non lo dobbiamo fare emergere? Va bene Marco, io ti ringrazio molto per la tua disponibilità, eventualmente attraverso questo video si potrà entrare in contatto con te tramite me se qualche persona che è interessata a ricercare più approfonditamente o in termini scientifici questa cosa può contattare e così potrai contattare te. Ti ringrazio quindi molto, in bocca al lupo per la tua vita e un saluto a tutti coloro che hanno visto il video e al prossimo video. Ciao! Grazie a te.